Ciao a tutti! Oggi ci accompagna il tramonto del sole in questa lezione. Come state? Vedo qui i vostri messaggi, buongiorno, buongiorno, oppure buonasera, oppure buon pomeriggio. Oggi no oggi, adesso direi buon pomeriggio, visto che sono le 5:30, quindi da Roma vi auguro un buon pomeriggio. Allora, oggi apriamo subito con un messaggio da parte di Sophie che ci scrive: "Buongiorno Lucrezia, vorrei parlare di un'espressione che mi piace moltissimo, cioè piano piano si va lontano." Questa è una versione nuova del detto: chi va piano va sano e va lontano." Piano piano si va lontano. L'ho imparata durante un viaggio in Sicilia a settembre scorso. Mio marito e io facevamo un'escursione sull'Etna con Alfio, il proprietario del nostro albergo, che faceva anche la guida. E lui ci ha detto più volte questa espressione per farci capire che bisognava rallentare il ritmo per riuscire ad arrivare fino alla fine della salita. Abbiamo seguito il suo consiglio ed è stato un giro meraviglioso su un versante meno conosciuto dell'Etna. La discesa l'abbiamo fatta sulla sabbia vulcanica, era come sciare. Poi abbiamo fatto un picnic indimenticabile con dei cibi dell'area ed il vino di Alfio, senza più pensare ad andare piano piano, devo dire. Grazie Sofì per questo messaggio e per aver condiviso con noi questo tuo ricordo. E devo dire che questo è un, modo di approcciare la vita in generale, lo studio di una lingua straniera in particolare, che possiamo mettere in pratica. Perché ovviamente c'è sempre questa come dire, questa fretta, no, siamo sempre di fretta. Andiamo sempre di fretta, dobbiamo fare tutto e subito. Dobbiamo fare una cosa e ottenere immediatamente dei risultati. Mh, no, secondo me non funziona così. Quindi possiamo applicare questa espressione, questo modo di dire di Sophie, piano piano si va lontano, anche al nostro studio dell'italiano. Perché appunto andando lentamente si capiscono meglio le cose, si assorbono meglio e alla fine della corsa sappiamo molto di più rispetto a chi corre velocissimo. Quindi pensiamoci, riflettiamoci su, va bene? Quindi grazie Sofì per questo racconto e per anche questo piccolo insegnamento, perché infatti, come ci dice la guida, per far capire che è necessario rallentare, il ritmo per riuscire ad arrivare fino alla fine della salita. Quindi noi stiamo andando, camminando in salita e per arrivare alla fine, per arrivare alla cima della montagna, dobbiamo andare in modo lento ma costante. Perfetto. Dopo questo discorso motivazionale dopo questo discorso motivazionale possiamo iniziare la nostra lezione. Oggi, parliamo della forma di cortesia. Prima di, iniziare vorrei ringraziare tutti i nuovi membri del canale, grazie di cuore per esservi abbonati. Ciao Lisa da Filadelfia, come va a Filadelfia?
C'è la neve ancora? Grazie mille. Grazie mille per tutti i super sticker e gli abbonamenti al canale, che sono molto importanti devo dire, perché mi permettono di continuare a fare dei contenuti gratuiti per tutti sul canale. Quindi sono molto grata, a tutte le persone che decidono di abbonarsi al canale. Allora, come sempre ci sono studenti da tutto il mondo. Vedo un sacco di posti nella chat: Repubblica Ceca, Stati Uniti, Perù, Grecia, quindi come sempre siamo in tanti, dal Brasile, dalla Svizzera, dall'Olanda. Adesso comincio a fare la lista dei paesi e non finiamo più. Allora, anche oggi ho preparato una presentazione, ovviamente, per fare il punto sul capitolo 7. Sul capitolo 7 della videogrammatica. Sapete che come libro di riferimento per questo gruppo di studio usiamo la mia videogrammatica. Non per essere autoreferenziale in realtà, ma perché penso comunque, che sia uno strumento di accompagnamento per lo studio. Poi voi siete liberi di usare i materiali che volete. Però io per fare questo gruppo di studio mi baso sul materiale che ho già scritto e quindi ve lo dico, insomma. Benissimo. Se volete recuperare il capitolo corrispondente al ripasso di oggi, siamo al capitolo 7, la forma di cortesia. Allora, poi, veniamo ai commenti, anzi iniziamo subito dai commenti, perché questo forse ci aiuta un attimo. Allora, Flavia ci dice: "Attualmente mi trovo a Roma e ho notato che molti giovani lavoratori nei negozi mi salutano dicendo semplicemente ciao, anche se sono una donna matura sconosciuta", nel senso che non vi conoscete appunto. Questo è effettivamente vero, nel senso che è una tendenza che purtroppo, secondo me, purtroppo riflette il mio punto di vista, è una tendenza che purtroppo si sta diffondendo. Cioè, si sta un po' appiattendo il discorso della forma di cortesia. Siamo tutti amici, sempre tu. C'è tanta familiarità. Si tende ad andare verso la familiarità nella conversazione, che secondo me ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che, non mi piace, non mi piace. A me piace usare la forma di cortesia quando è giusto usarla. Anche nel caso di un commesso o una commessa in un negozio. Perché dobbiamo dirci ciao? Non siamo amici. Buongiorno, io rispetto il tuo lavoro, tu rispetti me in quanto cliente, non siamo amici. Ciao, 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 sempre ciao. Non lo so, non lo so. Questa è una mia, opinione, che è molto contrastata. Lo so. Mi piace avere opinioni un po' diverse da quella che è l'opinione della maggior parte delle persone.
soprattutto nel nostro contesto, soprattutto nel contesto linguistico. Alcuni diranno: ma è più, facile per noi imparare solo il tu e non il lei della forma di cortesia". Sì, assolutamente, è più facile. Ma perché ci dobbiamo arrendere sempre alle cose più facili? È così bello anche provare a fare delle cose difficili ogni tanto. È sempre non lo so, siamo sempre alla ricerca delle cose facili. E questo si riallaccia un po' al discorso con cui abbiamo iniziato questa diretta. Il fatto di voler fare cose velocemente, cose facili e cose che ci portino a risultati eccezionali. Eh beh, non si può avere tutto dalla vita. Non funziona proprio così. Quindi, sì, come Flavia ha notato, c'è una tendenza all'appiattimento linguistico, mi viene da dire, perché tutti dicono: "Ciao, tu, ciao, ciao", siamo tutti amici. Bene, oggi invece impariamo che è bello parlare in modo elegante e rispettoso della persona che abbiamo davanti. Perché vediamo insieme, appunto, che cos'è la forma di cortesia. La forma di cortesia è una modalità di parlare a una persona direttamente, ma usando il pronome di terza persona singolare femminile, lei. E infatti diciamo dare del lei. Quindi diamo del lei ad una persona che non conosciamo, a una persona più grande di noi per mostrare rispetto, a una persona in un contesto formale, sia, di lavoro, ma anche altri contesti formali. Quindi oggi ci soffermiamo su un sul punto forse più complesso, non voglio dire difficile, complesso della forma di cortesia, che è quello di parlare direttamente a qualcuno, però usando un pronome di terza persona, singolare. Questo è l'elemento più complesso, secondo me, della forma di cortesia. Ma oggi lo vediamo insieme. Quindi oggi facciamo il punto, spieghiamo, ripassiamo, studiamo questo in particolare. Se volete approfondire, potete usare appunto la videogrammatica o altre risorse che voi volete. Quando usiamo la forma di cortesia? Quando parliamo con persone che non conosciamo. Quando parliamo con persone più grandi di età, per rispetto. Usare la forma di cortesia, quando è necessaria, è una forma di rispetto per la persona che ho davanti e per la situazione in cui mi trovo. Poi certamente si può sempre passare al tu, ma quella deve essere una decisione condivisa tra i parlanti. Quindi si chiede: possiamo darci del tu?
allora in quel caso si passa al tu. Però generalmente io consiglio sempre di iniziare una conversazione con la forma di cortesia, perché dal punto di vista relazionale è molto positivo, perché si dimostra che si ha rispetto per la situazione e per la persona con cui si parla. Mhmm, Probabilmente avete sentito altri insegnanti o altre persone dire: però la forma di cortesia è una distanza tra le persone." No. Dipende sempre dal tono che si usa e dalla situazione e dal contesto, ma di base la forma di cortesia, dare del lei, nasce, per portare rispetto alla persona che abbiamo davanti. Poi nel tempo che cosa significa portare rispetto è cambiato, no, quindi adesso è reciproca. Se io do del lei a una persona, quella persona dà del lei a me, no, è reciproco il rispetto, deve essere reciproco il rispetto. Quindi io non la vedo sinceramente una cosa per mettere distanza tra le persone. Uhm, quale potrebbe essere il risultato? Quindi non usiamo la forma di cortesia perché se no siamo distanti? Perché dobbiamo essere tutti amici? No, secondo me no. Anche questa idea che dobbiamo essere sempre amici di tutti, amichevoli con tutti, no, ma perché? Nel senso, se siamo in un ambiente formale lavorativo, ti rispetto in quanto collega, ma non dobbiamo essere amici per forza, no? Poi ovviamente dipende situazione, ogni situazione è diversa, però come concetto generale la forma di cortesia è un buon modo di porsi con persone che non conosciamo o con cui abbiamo rapporti professionali formali, oppure con persone più grandi di noi, per portare rispetto, okay? Uhm, tutti i commenti li vediamo alla fine, okay? Perché mi sono persa a parlare. Quindi queste più o meno sono tutte le situazioni, in cui si usa la forma di cortesia. Però andiamo con ordine. Come formiamo la forma di cortesia? Prendiamo un verbo e coniughiamo questo verbo alla terza persona singolare. Quindi per esempio sullo schermo vedete il verbo stare. Quindi in questo caso gli esempi vedete sono: "Come sta? Signora Maria, come sta?" Quindi cosa notate in questo esempio? In questo esempio notate che è una domanda diretta. Io sto chiedendo direttamente alla signora Maria come sta, va bene? Quindi qui io parlo direttamente con una persona,
ma uso il verbo alla terza persona singolare. Se voglio aggiungere insieme al verbo anche il pronome, uso il pronome femminile lei. È lei il signor Conti? Uso il pronome lei sia con un uomo, sia con una donna. Va bene? Quindi il pronome che usiamo è sempre lei, al femminile. Dare del lei. Questa cosa è molto importante. Capire che appunto parliamo direttamente ad una persona usando però un pronome o un verbo coniugato alla terza persona, che capisco, è un po' strano. Quindi se io dico: "Signora Maria come sta?" Mi rivolgo direttamente. Quindi è diverso da dire: "La signora Maria sta bene", perché nel secondo esempio riporto un'informazione. Però qual è la cosa somigliante? È che il verbo è sempre coniugato alla terza persona singolare. Va bene? Quindi su questo punto soffermiamoci un attimo, va bene? E, rispondiamo un po' ai commenti, perché questo argomento suscita sempre tanti commenti. Allora, prima mentre parlavo ho visto vari commenti su questo argomento. Per esempio, a Venezia quando ho detto alla barista al bar: "Buona giornata", le è piaciuto e ha sorriso. Beh sì, buona giornata è un buon saluto, un buon augurio da dire a qualcuno. "Buongiorno signora, come sta?" "Io sto bene, grazie. E lei? Come sta?" Il mio insegnante ha anche detto che le generazioni più giovani oggi non usano più i termini formali. Sono sicuro che tutti noi parliamo in modo diverso con i nonni rispetto agli amici, è un peccato. Sì, c'è questa tendenza ad andare sempre più verso l'informalità in tutto. E secondo me è positivo sotto certi punti di vista, ma negativo sotto altri punti di vista. Mhmm, secondo me andare sempre verso un'informalità linguistica significa appiattire molto le possibilità comunicative che abbiamo. Il presidente Kennedy parlando, di un futuro viaggio sulla Luna diceva: "Lo facciamo queste cose non le facciamo perché sono facili, le facciamo perché sono difficili." Ecco. Esatto. Come potremmo coordinarci al meglio? In
Che senso? Se puoi specificare meglio questa domanda? Così riesco a dare una risposta un po' più precisa. Grazie. Mi succede lo stesso in tedesco. Anche al lavoro in ufficio gli sconosciuti mi chiamano per nome o caro, cara. Sì, non mi sembra continua? Forse dopo? Sì, è un po', non lo so, è un po' sì, un po' superficiale. Non ci conosciamo, no? Suona strano agli italiani usare la cortesia con persone che non sono anziane e che non conosci, se non sai se usarla o no. Non è strano usare allora quando dico parliamo con persone che non conosciamo, possono essere, diciamo di tutte le età, anche coetanei. Cioè se io vado in un posto e c'è una persona che ha la mia stessa età, ma io non la conosco, probabilmente uso il lei. Mhmm Diciamo che il contesto ti dà sempre delle informazioni per sapere se usare oppure no la forma di cortesia. Anche in Argentina si usa molto di più dare del tu. Eh sì, vedete è una discesa verso l'informalità ovunque. Anche in Portogallo usiamo la forma di cortesia. Sì. Possiamo usare signore e signora invece di lei, senza cambiare il livello di formalità e il significato? Sì. Fammi un esempio. Fammi un esempio di cosa intendi. Comunque sì, se parli direttamente a qualcuno sì. Beh, come l'esempio che hai sullo schermo, no: "Signora Maria, come sta?" Ho usato signora al posto di non ho usato lei, ho omesso il pronome. Fammi sapere se è quello che intendevi. Signora Oddone come sta? Sto sempre bene. E lei come sta? In Brasile purtroppo queste forme di cortesia sono sempre meno utilizzate. Vedete, stiamo constatando che in molti paesi succede questo. Quindi abbiamo visto prima in Argentina, in Brasile, un po' anche qui in Italia. Ho sempre voluto imparare la forma di cortesia. È uno strumento in più. Quello che io penso, quello di cui sono convinta, è che
è importante avere tanti strumenti di comunicazione per poter affrontare al meglio delle nostre capacità qualsiasi tipo di situazione linguistica e presentarci al meglio delle nostre possibilità. È sempre meglio sapere qualcosa in più e non usarla che non sapere una cosa e poi però trovarsi in una situazione in cui è necessario. Quindi, io sono sempre un po' contro i discorsi: "Ah, ma è difficile, no, non lo studio, ah, ma non tanto non mi serve, non lo studio". Ma non lo puoi sapere se non ti serve. Uhm Ehm, è complessa la situazione. Comunque sono contenta che che hai sempre voluto imparare la forma di cortesia. È un bel modo di esprimersi, è un bel modo di parlare. Una persona credo che voglia sempre presentarsi al meglio delle proprie possibilità. E spesso la forma di cortesia ci aiuta in questo. È una questione di istruzione in Portogallo. Usiamo sempre la forma della cortesia nelle stesse situazioni. Oh, è interessante questo punto. Puoi, spiegarci un po' di più quello che intendi dire? Ma Maria non è un cognome. No, non è un cognome, è un nome proprio. Però io dico signora Maria ad una per esempio, ad una vicina di casa, una signora di 80 anni che conosco, perché è la mia vicina di casa, ma non la conosco così tanto bene. Quindi comunque le dimostro il rispetto. "Signora Maria come sta?" Quindi non è obbligatorio usare signora con un cognome, si può usare con un nome proprio. E questo è quello che io dico quando, intendo portare rispetto ad una persona. In questo caso la signora Maria può essere una signora anziana che vive accanto a noi, che noi vediamo sempre, quindi conosciamo questa persona, sappiamo chi è, però non possiamo dare del tu alla signora Maria. Sarebbe troppo confidenziale. Sarebbe una mancanza di rispetto e questo è un elemento anche un po' culturale. Arrivederla e per cortesia. Ricordo correttamente? Sì, sono formule la prima di saluto, è una formula di saluto, arrivederla, arrivederla. È molto elegante, è molto formale. Arrivederla significa: spero di rivedere lei in futuro. Però è singolare.
nel senso che io spero di rivedere lei. Più comunemente usiamo arrivederci, che contiene il pronome ci, che è reciproco, quindi rivederci, noi. Uhm, Arrivederci è sia formale che informale, mentre arrivederla è molto formale e non ha la reciprocità, diciamo, intrinseca. È è solo da un lato. Arrivederla. Arrivederla, arrivederla. Uhm, e per cortesia significa per favore. Per favore, per cortesia. Sono formule che hanno lo stesso significato. Quindi sì, ricordi correttamente. Allora, questa è una domanda di storia, ci arriviamo alla fine perché ho preparato anche le diapositive su alcuni punti storici. Quindi questa la riprendiamo alla fine, va bene? Questa domanda. Ehm Mi piace avere la possibilità di cambiare dal lei al tu. Esatto, esatto. Ehm, sì, sono assolutamente d'accordo, perché c'è quel piacere nel conversare, nel conversare, sì. Si è un po' persa l'arte della conversazione, nel senso che siamo sempre tutti di fretta. Vedete, c'è sempre questa cosa della fretta, no, quindi si va veloce, non ci si può perdere in dettagli. Ma i dettagli sono importanti. Quindi sì, è molto bello iniziare una conversazione dandosi del lei e poi man mano che si parla, a un certo punto si può dire: "Ma possiamo darci del tu?" E la persona dice: "Ma sì, certo, diamoci del tu." Uhm, sì, sono tutte cose tutte dinamiche di conversazione che secondo me è importante mantenere. Penso che tutti noi dobbiamo essere più educati. Questo sì, purtroppo è un problema comune. Si sta un po' perdendo, soprattutto su internet devo dire, dove non ci sono filtri, tutti possono dire tutto quello che pensano. Hai ragione. È comune, per una persona chiedere di, darsi del tu dopo essersi incontrati? Si deve parlare un po' prima. Quindi si inizia a parlare, si parla un po' e di solito si chiede, si aspetta un po' prima di chiedere. Anche se si usa il nome con un capo al lavoro e non si usa signora o signore, si continua a dare del lei? Stavo leggendo un libro e gli impiegati chiamavano il capo Vannina, ma davano del lei. Assolutamente sì.
si può usare solo il nome proprio e continuare a dare del lei. Sì, 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 sì. Non per forza dobbiamo usare signora, più il cognome. Possiamo anche usare il nome proprio e continuare a dare del lei. Questo indica che, c'è, come dire, una certa vicinanza, una certa confidenza, ma senza mai, uhm, andare oltre le righe. Nel caso il capo Vannina ti riferisce alla serie TV della capa della polizia? Se è quello, ovviamente in questo caso il capo o la capa è lei, questa Vannina, e, i suoi impiegati continuano a darle del lei, perché ovviamente è una situazione lavorativa. Quindi possiamo essere in confidenza quanto vuoi, però fino a un certo punto. Uhm, quindi un esempio potrebbe essere: "Carlo, potrebbe aprire la finestra?" O "Può aprire la finestra?" Sì, esatto, Carlo, virgola, perché altrimenti diventa una descrizione, cioè un'informazione in terza persona. E il plurale? E il plurale? Come si dice al plurale? Allora il plurale è voi nell'italiano contemporaneo. Si usa semplicemente il voi plurale. Il plurale grammaticalmente corretto sarebbe loro. Che cosa vogliono i signori? Che cosa hanno scelto i signori? Questa questo è un modo di parlare che, per esempio, ascoltate nei ristoranti lussuosissimi. "Hanno scelto i signori?" È molto, molto formale, quindi nell'italiano contemporaneo devo dire che non si usa più tanto ed è stato sostituito da voi, il voi plurale semplice. Quindi già il plurale è andato. Cerchiamo di mantenere il singolare. Aiutatemi anche voi in questa battaglia. Queste sono battaglie che noi facciamo insieme, eh. Uhm, Se non conosco qualcuno e non è probabile che lo rivedrò, uso il lei? Sì, sì. Non è una questione di rivedere o no la persona. Anzi, a maggior ragione se non la rivedrai è un rapporto, diciamo, uhm, con una persona in magari contesto lavorativo, formale, mhmm, che non conosci. La forma di cortesia è una cosa culturale. Qui in Brasile, per esempio, è normale usare la forma di cortesia anche con i genitori, nonni, eccetera, per dimostrare rispetto. Questa è una cosa che, spesso c'è ancora, per esempio con i suoceri.
Ho sentito racconti di persone sia del nord che del sud che danno del lei, uhm, alla suocera, al suocero. Sì. Quindi forse in quel caso lì è per mantenere la distanza con i suoceri, con la suocera nello specifico. In Italia ho notato che con i familiari la forma informale, quindi il tu, è più usata per dimostrare intimità. Sì, sì. Ho visto che i bambini non danno del lei. Purtroppo le persone non vogliono insegnare così. Allora, in realtà non so quale sia la situazione in questo momento perché non vado più a scuola, ma quando andavo a scuola io, non tantissimo tempo fa, allora alle elementari no, alle elementari dai del tu alla maestra. Alle medie e al liceo dai del lei. All'università dai del lei ai professori e i professori danno del lei a te. Quindi c'è la reciprocità del lei all'università. Questa è bella. Imparare non occupa spazio, il cervello è grande. Esatto, è elastico soprattutto. Potrebbe fare un breve esempio di come ci si rivolgerebbe a una signora anziana per chiedere informazioni? Ad esempio: "Buongiorno signora, per favore dov'è l'hotel in centro?" Sì. Oppure: "Mi scusi, mi può dire dov'è l'hotel? Mi può dare un'informazione? Mi può aiutare?" Adesso vediamo un esercizio, quindi vediamo un po' alcune domande, comuni che si fanno. Nell'italiano scritto si usa ancora la lettera maiuscola. Sì, certo. L maiuscola, sì, per distinguere dal pronome semplice, ma dopo lo vediamo, anche adesso mi sono soffermata su tutti i commenti. Mi piace la forma di cortesia, è elegante. Sì. Poi, ehm, mi sembra che le lingue romanze stiano subendo un accorciamento. Sì, capisco quello che intendi dire. È come se si volesse, ehm, come dire, non mi viene la parola, mi sono persa, volevo dire una cosa. È come se si volesse emulare l'inglese. Ho questa sensazione. Posso dire arrivederci per una persona? Sì, assolutamente sì. Certo. Il commissario Montalbano diceva sempre: "Arrivederla". Esatto. Prendiamo come buon esempio il commissario Montalbano. Allora, l'italiano formale suona molto più carino, ma noi stranieri potremmo sembrare arroganti agli occhi degli italiani?
No, no, assolutamente no. Non c'è questa preoccupazione. No, anzi, sarete idolatrati, fidatevi. No, assolutamente. Non avere questa preoccupazione. Allora, ho sentito che nei ristoranti danno del tu ai camerieri. Scusa, ma quale sarebbe la frase giusta per parlare con rispetto ai camerieri? Trasformare il verbo con la forma di cortesia. Scusi. Poi dipende sempre molto dal tono che si usa. Allora, io direi di andare un attimo avanti e, fare questo esercizio. Tolgo un attimo la chat, perché oggi stiamo parlando parecchio. Allora, vedete sullo schermo, questo esercizio. Bisogna scegliere l'opzione corretta in base a come inizia la frase. Quindi facciamo velocemente questo esercizio. È l'esercizio 3 a pagina 47. Ve lo lascio sullo schermo qualche secondo per farlo e poi, lo vediamo insieme. Abbiamo 2 esercizi da fare oggi, quindi vi do un momento per guardare e fare questo. Bene, allora vedo dalla chat, dai vostri messaggi che ci siamo, quindi: "Signora Maria, vuole un caffè?" Matteo: "Come stai?" Prof Verdi: "Quando parte?" Signor Marcello: "Che lavoro fa?" Stefania: "Vai al supermercato?" Signora Rossini: "Guarda la televisione?" Questo è uno dei primi esercizi che c'è nel capitolo, quindi per facilitare c'è ancora la differenza, diciamo tra nome semplice, nome proprio senza signora oppure prof, eccetera, eccetera. Bene, prima di andare avanti, voglio rispondere ad altre domande che ho letto nella chat.
Usi la forma di cortesia nei tuoi vlog? Sì, quando mi rivolgo a persone che non conosco, tendenzialmente sì, la uso. Se vado dal medico e lui è più giovane di me, cosa faccio? Tu o lei? Lei, lei. In questo caso l'età non c'entra assolutamente niente. Sarebbe molto maleducato dare del tu a un medico solo perché è più giovane di te. Sempre dare del lei. In una situazione del genere non importa l'età. Qui è una situazione in cui c'è bisogno di rispetto reciproco, perché se tu sei più grande, ma il medico è più giovane e dai del tu, significa che non rispetti la sua professionalità, perché pensi che sia troppo giovane e quindi non è abbastanza capace di fare il medico. Dare del lei. Come dimostrare l'intimità? Con la forma di cortesia che usiamo per la gente che non conosciamo. Non ho capito. Come fai a perché vuoi dimostrare intimità ad una persona che non conosci? Mhmm, non ho capito la domanda. Prova, se vuoi, a riformulare la domanda, per favore. Allora, sullo schermo vedete questo dialogo, che è un dialogo con il tu. Ehm, che noi dobbiamo trasformare con il lei. Quindi: "Ciao Carla, come stai?" "Sto bene, grazie. E tu?" "Bene." "Vai alla conferenza oggi?" "Sì." "Tu devi fare una presentazione, giusto?" "Sì." "Puoi dare un'occhiata ai miei appunti?" "Certo." "Grazie. Sei sempre molto gentile." Dobbiamo identificare le parti da cambiare, che sono queste. Quindi osservate come cambia questo dialogo se dobbiamo trasformare. Ciao diventa buongiorno. Oppure sì, no, buongiorno. Avrei dovuto metterle sullo stesso schermo, mannaggia, perché se no poi non ci ricordiamo com'era il verbo. Vabbè, provate a scrivermi il dialogo nella chat, a cambiare le varie cose. Vi do qualche secondo per farlo.
Allora, vedo che ci siamo. Vediamo. Buongiorno Carla, oppure buongiorno signora Verdi, come sta? Qualcuno giustamente suggerisce anche salve. Allora, salve, sì, possiamo usare salve. Salve, è un po', una via di mezzo tra informale e formale, però in questo caso può funzionare. Quindi possiamo dire: "Buongiorno Carla, buongiorno signora Verdi, salve Carla, salve signora Verdi. Come sta?" "Sto bene, grazie." "E lei?" "Bene." "Va alla conferenza oggi?" "Sì." "Lei deve fare una presentazione, giusto?" "Sì." "Può dare un'occhiata ai miei appunti?" "Certo." "Grazie, è sempre molto gentile." Vedete che qui nell'ultima frase, "è sempre molto gentile", non ho usato il pronome perché, come sappiamo, in italiano il pronome soggetto può essere omesso. Vi ricordate? Abbiamo detto questa cosa nella lezione sui pronomi personali soggetto. Non bisogna dimenticare la L maiuscola, vero? Sì, è meglio usare la lettera maiuscola per evitare confusione. Esatto, è vero. Bene. Va bene? Tutto chiaro? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Allora, una cosa molto importante prima di passare a un punto storico. Buon compleanno a David! Buon compleanno, spero tu passi un bellissimo giorno, sereno, senza troppi pensieri. Divertiti, mi raccomando. E poi fortunato, il compleanno che capita nel fine settimana. Non è male. Un caro saluto e ancora buon compleanno. Allora, all'inizio nei libri non si usa la L maiuscola, mi pare. Non lo dipende, se è un di solito la forma di cortesia si usa nei dialoghi. Secondo me sì. Comunque, la L maiuscola è molto, molto usata nelle email di lavoro. Mh. Sì. Grazie mille per tutti i super sticker che state mandando. Grazie mille. Allora, all'inizio, quasi all'inizio, comunque prima, ho ricevuto una domanda riguardante
la storia, diciamo, del dell'uso della forma di cortesia. Prima di vedere un attimo la storia, appunto, leggiamo queste informazioni utili che abbiamo detto già, però ripetiamole. Allo scritto è preferibile la L maiuscola. La forma di cortesia riguarda anche i pronomi oggetto, la, le, e i possessivi, suo, sua, suoi, sue. I pronomi oggetto e i possessivi li vedremo poi nelle lezioni su quegli argomenti lì. Però una cosa da sapere è che ci sono delle cose da modificare, no, quando usiamo la forma di cortesia. Quindi non solo il pronome soggetto, non solo il verbo, la coniugazione del verbo, ma anche alcuni pronomi e i possessivi, per esempio. Va bene? Questa è un'anticipazione. Poi un'altra cosa che, è importante da dire è che c'è un uso regionale però, solo regionale, del voi al posto del lei. Nel Sud Italia, in Campania. Per esempio, se guardate serie TV ambientate a Napoli, per esempio, sono sicura che avete sentito l'uso del voi come forma di cortesia. Questo però è un uso regionale, nel senso che, non è un uso condiviso in tutto il paese. Qui a Reggio Calabria ho sentito che viene usato il voi. Sì, esatto, quindi è diffuso nel Sud Italia. Ho citato nello specifico Napoli perché tutte le serie TV, quelle che vengono esportate all'estero, uhm, sono ambientate a Napoli, quindi quello è l'esempio più immediato da fare. Però sì, anche in altre regioni del sud. Allora, questo è un molto velocemente, diciamo l'evoluzione, se vogliamo, di questa differenza, no, di pronomi formali, informali. Quindi fino al 1500 c'è stata la coppia tu e voi, perché ovviamente si usava tanto il latino. Se seguite la serie Come nasce l'italiano, sapete che c'è la battaglia tra latino e volgare. Quindi c'è questa distinzione tra tu e voi. Il voi probabilmente viene da un uso latino, in latino. Dal 1500 invece si comincia a diffondere il pronome lei con l'uso di formule come Sua Signoria. Quindi ci si rivolgeva non direttamente al signore e quindi si comincia a, diciamo usare questo pronome lei per parlare direttamente a qualcuno, ma allo stesso tempo non direttamente, perché si usava la terza persona singolare femminile. Il femminile perché? Perché appunto Sua Signoria è al femminile, quindi da qui veniva ripreso il
pronome femminile. E quindi si stabilizza la coppia tu per un parlato informale e lei per un parlato formale. Questa cosa viene, un po', fermata, ma non funziona, a partire dal 1938, quindi durante l'ultima fase della dittatura fascista, in cui si comincia a vietare l'uso del lei, perché veniva considerato, io credo erroneamente, un forestierismo sul modello dello spagnolo. E quindi si cominciò ad imporre il voi per riprendere l'eredità latina, perché sapete che appunto l'eredità dell'antica Roma, dell'impero romano era, molto molto forte, no, nella propaganda di quel periodo. E quindi per questo motivo si cerca di imporre il voi. Ma non attecchisce, non funziona, perché comunque c'erano stati vari secoli di uso di tu e lei e come sappiamo la lingua diciamo che evolve un po' da sola, no, non ci possono essere veramente delle imposizioni, non funzionano quasi mai. E quindi appunto ancora oggi usiamo il tu e, il lei nell'italiano contemporaneo, che condividiamo in tutto il paese. Sul fatto che nel Sud Italia si continui ad usare il voi, potrebbe anche essere, non so se potrei sbagliarmi, però potrebbe anche essere per il fatto, dell'influenza dal francese, perché sappiamo che soprattutto appunto il regno, di Napoli, è stato sotto il dominio dei francesi per tanto tempo e quindi potrebbe essere, mhmm, questo il motivo. Adesso diciamo che, non ho approfondito questo punto, però si potrebbe ipotizzare questo. E quindi questo è per rispondere alla domanda di prima, che adesso non ritrovo più, però riguardava appunto un po' alcuni aspetti storici. Allora, e l'aggettivo si dice: "Lei è stanco" o "Lei è stanca" quando ci si rivolge a un uomo? "Lei è stanco". Sì, sì, gli aggettivi non cambiano, cioè nel senso che non seguono il femminile. È solo diciamo seguono il femminile solo il pronome soggetto e i pronomi oggetto, la e le, e poi i possessivi: suo, sua, suoi, sue. Quindi gli aggettivi no. Stanco se è un uomo, stanca se è una donna. Allora, io direi cavolo abbiamo superato 1 ora da 16 minuti. Allora, io direi di
di chiudere qui. Uhm Sto cercando di vedere se ci sono altre domande che possiamo, vedere insieme adesso, però abbiamo risposto più o meno a tutto. Quindi io direi, di, avvicinarci ai saluti finali di questa lezione. Sì, oggi ci siamo allungati un po' tanto, però succede, succede. Allora, io vi ringrazio molto per essere stati qui e aver seguito questa lezione. Ci vediamo sabato prossimo con un altro incontro. Mi raccomando, mandatemi un'email se volete condividere un racconto, un'esperienza, un pensiero, perché così apriamo tutti gli incontri con qualcosa da condividere. Grazie mille di nuovo a tutti gli abbonati e, a tutti i super sticker, grazie mille, lo apprezzo veramente molto. Perché come vi dicevo all'inizio, sono un grandissimo aiuto per poter mandare avanti il canale. Uhm Ti ringrazio molto. Ehm, le tue lezioni sono un'oasi culturale fra la mediocrità circondante. Guarda, spero veramente di trasmettere, no, la curiosità che che ho io per la mia stessa lingua, perché anche io non smetto mai di imparare, c'è sempre qualcosa da imparare anche quando si è madrelingua. E quindi ho l'occasione di farlo insieme a voi, perciò ne sono molto felice. Vi do appuntamento a sabato prossimo e vi auguro un buonissimo fine settimana. Grazie, grazie mille per il super sticker. Alla prossima. Grazie Vanessa, alla prossima. Un caro saluto. Ciao.